È stata abbandonata per molti anni, perché comunque il concetto di montagna abruzzese lo dice pure il nome della cima di Monte Amaro, no? Che si chiama Monte Amaro, perché come diceva Silone, la nostra è una montagna povera dove c'è stata la pastorizia fino a un certo punto, dopodiché c'è stata una povertà estrema fino agli anni 50. Quindi per noi la montagna nei periodi di povertà è stato un luogo amaro, no? Dove la gente soffriva, pativa la fame e quindi per molti anni sì, è stata proprio abbandonata. Quindi effettivamente è molto più selvaggia rispetto ad alcune zone che magari sono più antropizzate delle Alpi, come possono essere, che ne so, magari le valli di Funes, che sono molto carine, ordinate, bellissime, che però hanno proprio, si vede l'antropizzazione è molto più presente, no? Cioè senti la natura, senti l'uomo che vive quelle valli, no? Qua invece ti dà quel senso proprio un po' di desolazione, nel senso che si vede che è stata vissuta e poi non c'è stato più nessuno per tanto tempo, no? E quello è effettivamente un fascino struggente, un po' malinconico, no? Che Sì. ti dà. A me piace proprio, cioè il fatto che venga percepita come così autentica. Cioè non è un parco giochi creato per i turisti come certe valli delle Dolomiti. Qua Per adesso ancora sono no. posti dove la gente veramente ha vissuto e dove veramente respiri ancora una montagna. Ancora no, ma ci stanno lavorando purtroppo. Stanno cercando di rovinare pure qua, ma speriamo di no. Però questa è una polemica che te la butto qua così rimane scritta, almeno. Però si respira ancora un'autenticità che secondo me in certe valli da Assolutamente, noi sia assolutamente, un po' persa. assolutamente. I lose all the grip as I get here. Yeah. Because I mean, I would have to stay more on the left, but I cannot aber make it. more speed. Ah non, mais là on est trop proche là. Quoi? On est trop proche là. Ouais. Du coup, là, t'es vraiment plus efficient à marcher. Oh non, j'ai mis ma chaussette à l'envers. Perché questo pezzo qui poi è dolce. Allora, mi chiamo Giuseppe Sordini, faccio la guida escursionistica, faccio il negoziante, faccio lo sciatore. Ma guarda, se domani il tempo resta proprio di merda, proprio di merda, di merda, magari come piano B volendo si potrebbe usare pure Monte Ogre. Io ho la Jeep,
Devi 6-7 chilometri. Ah, e allora con 4 Cioè non ci possiamo preparati, non salire. estremi, ma... No, non è estremo. Useful here, so probably we have to get the skis out and say a bit. But this one, if tomorrow the weather is good and the snow has come out from northeast, maybe split it to do. Vengo quasi sempre sceso sul Gran Sasso, è la mia montagna del cuore dove sono nato, cresciuto, diventato vecchio. It's amazing, you know, I bought this pair of gloves and it's amazing how cold they are. Bello perché comunque diciamo che riesci ad avere condizioni ideali per il freeride, per lo sci alpinismo molto prima rispetto a quelle che riesci ad avere nelle Alpi. La condizione è diciamo un po' più sicura perché comunque c'è meno neve, i pendii sono diciamo se vai in Maiella praticamente puoi fare sci alpinismo anche dicembre, gennaio. Certo, non quando ci sono nevicate importanti, però qua in quasi tutto, durante quasi tutto l'anno, insomma, la montagna è frequentabile. Quindi magari un grosso vantaggio rispetto ad alcune zone alpine che magari per alcuni mesi dell'anno dove potresti fare sci alpinismo sono off limits, no? Quindi c'è questo, c'è la possibilità qua a Campo Imperatore di fare del bel freeride perché abbiamo 2-3 fuoripista con molti canali che sono serviti fortunatamente da sta funivia, quindi con la giornata di neve buona riesci a fare discese da 1000 metri, che insomma per poter fare una cosa del genere poi devi andare sulle Alpi, no? Quindi ti offre tutta una serie diciamo, di possibilità che per trovarle ti devi spostare molto. Tutto questo logicamente sta a un quarto d'ora d'autostrada da casa mia e quindi fa sì che venga tutti i giorni qua. Cioè il bello magari di essere sulle Alpi, no? È il fatto che comunque sei nel paesino, c'hai la valle, sei un po' isolato, no? Per una settimana, per il periodo che tu fai una vacanza. Qua hai comunque la possibilità di mare a 45 minuti, scendi a sci al pomeriggio, dici ok, andiamoci a mangiare il pesce al mare. Prendi la macchina, 50 minuti, stai a pescare, mangi il pesce. Per dire, no? Nel senso che sì, nella giornata libera c'hai veramente un ventaglio di opzioni che ti parte dalla giornata al mare a magari un pomeriggio in Falesia o cioè non hai solo l'opzione montagna, hai anche la cultura, il paese medievale magari da visitare, la città che vabbè voi avete visto sti giorni, insomma mi è sembrato che vi sia piaciuta, no? Il Medioevo, la storia, la ricostruzione, il terremoto, quindi c'è molto da vedere, ripeto, senza voler togliere nulla alle Alpi, per carità, solo che è un tipo di cosa diversa, no? Poi magari un po' più esotico, oppure il fatto che sci col mare di fronte, no? Si può vivere di montagna anche qui 12 mesi l'anno e non solo d'inverno, si continua a parlare di sci di massa, pensare di parlare di sci di massa Ormai è una alla latitudine di Barcellona, perché di quello parliamo, è una cosa folle a mio modo di vedere. Però ormai diciamo queste strutture ce l'abbiamo, possiamo continuare ad utilizzarle per qualunque tipo di turismo, no? Che possa essere
diciamo, magari non massificato, partire da qualcosa, visto che partiamo da zero, cerchiamo di creare qualcosa di nuovo, no? Di diverso da quello degli altri. Mi affligge, mi frustra, perché la politica sotto questo punto di vista è cieca completamente, non hanno una visione moderna del concetto di montagna, dell'andare in montagna, di come poterla frequentare nel futuro, si affidano a personaggi purtroppo dubbi, nel senso che uno che ti continua a parlare di sci di massa nel 2023, sempre su pendii a 1500 metri esposti a sud, Manca perché e quindi quella è una cosa che ti fa capire che non c'è volontà di crescita, ma c'è solo volontà di voler guadagnare su progetti che poi non si sa come andranno a finire nel corso della prossima decade. E quindi è inquietante come cosa, no? Perché pensi che alla fine sono anche soldi tuoi, miei, nostri, che vengono buttati così, sprecati. Francesco said drop when you're ready.